Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Sagittario. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore per te, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia ancora nessuno. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, prendiamo prima di tutto una carta guida. Cosa ti sta per accadere nell'amore? Carta guida, carta energetica. Cavallo di spade. Cavallo di spade mi parla di notizie veloci, notizie urgenti, contatti urgenti, anche un po' di tensione probabilmente tra te e qualcuno, o notizie che arrivano veloci, taglienti. C'è una certa urgenza qua di risolvere, di chiarire, ci sono delle tensioni, una certa urgenza. Regina di coppe, c'è una persona che arriva da te con una certa urgenza. Una certa urgenza, c'è anche della tensione, quasi impulsivo, una cosa che arriva di botto, boom. Vediamo di cosa si tratta. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, felicità e realizzazione. Sabbe satta sukhi kontu. Cosa ti sta per accadere in amore? Vediamo di cosa parla quella certa urgenza. D'amore. 7 di coppe, gli amanti. Qua mi parlano di scelte, di confusione e di chiarire una situazione. Scelte, confusione. C'è una persona che passa all'attacco qua. Vediamo di che cosa stanno parlando. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata, energia futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo gli amanti, 6 di spade, cavaliere di coppe. Guarda, c'è una persona in arrivo da te. È una persona in arrivo da te. Forse uno spostamento, che uno spostamento, cioè mi dice che ci sono delle situazioni tese che vengono risolte. 6 di spade, cavaliere di spade. Vediamo. Allora, energia attuale, amore per te. Qua abbiamo il sole, una carta bellissima. Il sole mi parla di allegria, di felicità, di situazioni che vengono alla luce, si risolvono, situazioni anche di leggerezza, di bellezza. Io qua vedo, il sole è una carta che mi parla di fiducia. Quindi qua mi parla prima di tutto della tua fede nell'amore, della tua gioia nel cuore innata, no? Che viene espressa nei prossimi giorni. Anche di nuove conoscenze che iniziano come un'amicizia e c'è una certa urgenza di chiarare qualcosa in più. Quindi mi parla di questa carta solare. Vediamo il positivo cosa abbiamo per te, il 3 di bastoni. Guarda, c'è una gioia di guardare al futuro. Nell'amore c'è gioia di guardare al futuro. Anche una persona che ti osservava, era in attesa, si fa avanti. Gioia di guardare al futuro. Il blocco qual è? Un po' il passato. Essere legati a delle cose negative successe in passato, non aver pacificato il passato. Il passato, quello che è successo in passato nella tua vita sentimentale o con questa persona, può essere un po' il blocco. Però lo vediamo durante il corso della lettura. Che è successo qua nel passato? Asso di bastoni e il mago. Qua vedo che c'è stata un'opportunità di gioire, di giocare, di essere in armonia con qualcuno. L'armonia di qualcuno che ha voluto manifestare un'opportunità. Qua vedo che c'è gioia, c'è felicità. Molti di voi hanno incontrato una persona nuova, qualcosa di nuovo le ha di nuovo accese. L'unica cosa è questo passato qui, qualcosa di nuovo vi ha accese, di nuovo, non di nuovo, ex novo, vi ha accese, vedo. Può essere un'opportunità con una persona, può essere la vostra capacità di iniziare a manifestare gli eventi e questo vi crea gioia, allegria, così che il cuore anche si apra, la voglia di conoscervi, di espandersi. A noi ci interessa qua cosa succede nei prossimi giorni. Amore. 7 di bastoni.
2 di bastoni, paggio di spade, avviene un po' di tensione, ecco perché. Allora, partiamo dalle ragazze single e dai ragazzi single. Qua vedo nelle nuove conoscenze, una nuova conoscenza. L'unica cosa è il passato che si può mettere tra te e questa relazione nuova. Perché io qua vedo che ci può essere una... Sette di bastoni mi parla di limiti che vengono messi, un blocco che viene messo. O lo metti tu o lo mette questa persona. Il 2 di bastoni mi parla di una scelta da fare in seguito a questo blocco e il paggio di spade mi parla di chiarirsi le idee prima di prendere questa decisione. Ci sono o una piccola discussione, non vedo tanto discussione, succede qualcosa o per una terza persona che può riguardare il tuo intorno o l'intorno di questa persona, oppure un blocco che porta a una certa decisione da prendere perché c'è un po' di mancanza di fiducia. Che cosa viene dopo il paggio di spade? 9 di spade, infatti. Allora, io vedo che tra il recente passato e adesso tutto solare, bene, succede qualcosa nei prossimi giorni in amore che ti mette un po' in allerta. 9 di spade, o vedi qualcosa sui social, o c'è una mancanza di fiducia, o qualcuno ti scrive, o qualcuno del tuo passato ti scrive, capito che voglio dire? O qualche circostanza del passato emerge e ti chiede di affrontarla la vita. Una situazione del passato, qualcosa del passato. Certo è che c'è una certa... Questa cosa succede all'improvviso. Questa cosa accade affinché tu faccia la vera scelta del cuore senza condizionarti dalla mente. Vediamo cosa mi specificano i mini tarocchi. Energia attuale, amore con il sole. O metti un blocco a qualcuno del passato, magari stai con un'altra persona, capito? O stai conoscendo un'altra persona. Vediamo il sole, energia attuale, amore. 10 di spade. Per molti di voi si è chiuso un ciclo molto doloroso, la fine di una relazione o di un periodo molto doloroso di una relazione, una fine necessaria. Ed è tornato il sole nei prossimi giorni nell'amore a livello di... Dire nell'amore così è un po' riduttivo perché a livello tuo psicofisico ritorna la gioia nelle tue cellule, la gioia per la vita, la gioia di amare di nuovo. Hai capito che voglio dire? Vediamo il 3 di bastoni al positivo. Cosa accade nell'amore al positivo? 3 di bastoni. Asso di spade, o un nuovo inizio o una chiamata all'improvviso che apre l'apertura alla possibilità, il nuovo dei passi, un chiarimento l'asso di spade o una nuova persona che si fa avanti e si aprono le porte di nuove opportunità nell'amore. Fammi chiarire questo passato al 6 di coppe al blocco. 6 di coppe, 6 di coppe, o c'è una persona del passato o c'è un passato da pacificare non risolto. Che cosa ti è successo nelle relazioni del passato che non è ancora risolto? Lo vedi nei prossimi giorni. Qua parliamo di limiti e parliamo di sospetto, parliamo di mancanza di fiducia. Evidentemente nel tuo passato o con questa stessa persona o con una persona diversa ti è accaduto qualcosa che devi pacificare. Quindi, ragazze mie e ragazzi, formula pentacolare sulle relazioni in questi giorni, da quando guardi questo video. La trovate nel video, la trovate nella playlist l'arte sciamanica. Formula pentacolare. Perché c'è il passato da pacificare qua. Vediamo sul mago l'asso di bastoni, 3 di bastoni. Si è aperto un nuovo cammino nel recente passato qua in amore, stavi attendendo qualcuno, Vediamo, 7 di bastoni, 7 di bastoni, ci interessa qua, perché quel 7 di bastoni, cosa accade in amore? 5 di denari.
qua c'è la sensazione di sentirsi esclusi o di sentirsi escluso, viene messo un blocco e qualcuno si sente escluso. Non so se sei tu o l'altra persona. 2 di bastoni, asso di bastoni, però subito dopo c'è una nuova opportunità. Paggio di spade, l'imperatrice e 9 di spade, l'imperatore. Qua c'è una coppia di potere. Allora mi dicono che qua succede qualche cosa che fa sentire uno dei due esclusi. O tu, questa è una possibilità, oppure tu dici basta col 7 di bastoni alla sensazione di penuria, di mancanza che ti è stata data nel passato nelle relazioni. E che cosa succede? Che arriva una nuova opportunità, con una chiarezza, che ti dà la possibilità di realizzare una coppia di potere, è come se ti spaventasse questa opportunità d'amore, perché è molto potente, perché magari ti sei sentita o sentito sempre eh, poco degno del vero amore, meno perché nel passato hai ricevuto un rifiuto e quindi dici ma questa persona ma veramente vuole fare con me questo, questo e quest'altro, imperatore e imperatrice, c'è mancanza di fiducia, oddio che faccio? E quindi questa è una coppia di potere, c'è questo potere qua, mi spiego? Fammi vedere sul 3 di bastoni con l'asso di spade. Al positivo in amore. È il mago. Il mago. C'è assolutamente, qua c'è un chiarimento, oppure delle parole, o una decisione che viene presa di manifestare qualcuno che ha tutti gli strumenti per realizzare nuove prospettive in amore. Però tu devi lasciare andare certe cose del passato. E qua c'è una relazione di potere. Fammi vedere che cos'è questa cosa. Fammi vedere che cos'è, cosa mi dicono queste qua. Cos'è questa cosa che emerge del passato? Cambiamenti positivi nell'attuale relazione. Può essere la stessa relazione che c'è un cambiamento positivo lasciando andare vecchie cose successe nel passato. Però io ho chiesto che cos'è questa cosa da lasciare andare nel passato, che si può ripresentare in questi giorni. Non mi stanno rispondendo, mi dicono realizzazione di progetti e qua imperatore e imperatrice è una coppia di grande potere. Mi stanno dicendo, non me lo stanno dicendo, adesso vado subito con l'archetipo, è la sensazione di mancanza, di non sentirsi abbastanza meritevoli dell'amore, no? Allora vediti con la fatti, con la formula pentacolare, tutte quelle volte in cui non ti sei sentita degna per amore, immaginando la persona o l'evento che ti ha dato questo, pacificalo, capito? Lo dico soprattutto per le ragazze nuove, le mie lo so che lo fanno a manetta. Perché qua mi dicono che ci sono cambiamenti positivi, realizzazione di progetti. Vediamo qual è l'archetipo. L'archetipo sul 5 denari in questo set di bastoni. Il guerriero. Allora, non permetterai più a nessuno, a nessuna circostanza di farti sentire meno. Va bene? Questo è. Questo è sull'archetipo. Perché ti confronti con una persona forte quanto te. O comunque c'è la realizzazione di questo obiettivo. Vediamo un po' cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli lui lei che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Perdonami, ti prego, perdonami. E c'è una persona che ti chiede finalmente perdono. Per molti di voi è così perché c'è il passato qua al blocco e viene ristabilito l'equilibrio. E qua mi dice di nuovo cambiamenti positivi nell'attuale relazione. Cos'altro? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento.
Allora, ci sarà un mutamento qua, quindi le carte si stanno focalizzando non tanto su che cos'è, te l'ho detto io col 5 di denari, cioè l'ho estrapolato io dal 5 di denari, ma sul fatto che il cambiamento che avviene, un blocco, un limite o delle difficoltà vengono superate per testare la forza di questa relazione che è imperatrice-imperatore, capito? Un'altra? Tu sei mia, assolutamente. Sente un grande possesso per te questa persona. Sente che sei sua, hai capito che sei suo. Vediamo cos'altro dicono queste. Connessione curativa. La tua storia d'amore trasformerà la tua vita. Mi parlano di guarigione, di pacificazione del passato. Questa relazione trasformerà la tua vita. Soprattutto in merito a quella sensazione di sentirsi non abbastanza degni. Cos'altro? Ci sarà l'appuntamento, eccolo qua. Una fuga per due ti sta chiamando. Ci sarà un appuntamento, una fuga per due. Amore duraturo. Questo è il tuo vero amore. Allora, te l'ho detto già qua, con l'imperatore e imperatrice, ma prima che mi arrivasse questa carta sono arrivate prima queste. Che vuol dire? Che c'è una certa urgenza di sistemare cose, le cose. Una certa urgenza di pacificare il passato, perché questa relazione è il potenziale dell'amore, del tuo vero amore, dell'amore duraturo. Te ne accorgi dopo, eh? Questa settimana è di guarigione su questo, di fare la scelta del cuore. Ok. Cos'altro ti dicono queste? Ultima carta di queste. Appuntamento. 4 di bastoni, stabilità insieme, appuntamento. Un'urgenza che porta a un appuntamento. E guarda un po', c'è l'imperatrice qua sotto, e al contrario, non leggo le carte al contrario. Preceduta dal 5 di denari, dal 9 di denari. Qua c'è stata la sensazione nelle relazioni di non sentirsi abbastanza degni, abbastanza capaci di meritare amore. Infatti l'imperatrice stava al contrario. Ripeto, io non leggo le carte al contrario. E quando voglio leggere la cosa, il blocco lo metto nella posizione sua. Quindi, che significava questa imperatrice così al contrario? Che tu ti dovevi dare il valore che meritavi, capito? E in questo modo arriva la persona corrispondente, eccola, o la puoi già conoscere come ti ho già detto prima. Vediamo cos'altro ti dicono queste in chiusura. Riparare, confermano riparare, connessione curativa, riparare. Co-creare, e questo è il tuo vero amore, amore duraturo, e poi la pace. Parlano molto chiaro. Nella misura in cui c'è una gran parte di voi che stanno guardando che riparano una relazione, c'è il 6 di coppe 2 volte al blocco, della serie. Se non pacifichi queste situazioni accadute nel passato che sono in merito a il non sentirsi abbastanza degni per un grande amore, riperpetuerai anche nella relazione nuova questa cosa qui. Ma qua mi dice che tu lo farai riparando quell'aspetto, pacificando gli aspetti del passato, co-creando la carta tra le migliori del mazzo, che è proprio la co-creazione con gli dei e anche con la persona, e la pace. Ok? Ragazzi miei ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!